Salve a tutti. E allora andiamo a vedere dove si sono recuperati i cavalli del motore che si erano un po' persi per strada. Perché andando a fare delle modifiche sulla testata, quindi per andare un po' a migliorare alcune prestazioni, visto che si è andato a fare un'altra testata, perché la vecchia era un po' distrutta. eh, a volte per arrivare a dei compromessi anche del rapporto di compressione o di altre piccole modifiche che si vengono a creare con dei pistoni nuovi, si va un po' a fare, come dire, compensare il rapporto di compressione andando a scegliere il punto sbagliato a volte dove andare a togliere. E quindi si è un po' perso questi guadagni che si erano ipotizzati di trovare per strada. Quindi vediamo dove sono stati recuperati un po' nel lavoro sbagliato. Quindi andiamo a mettere le due testate a confronto e vediamo dove era la parte distrutta della vecchia testata e poi su quella nuova perché si sono persi i cavalli. Quindi già ho fatto le prime due prove. In quella che era montata adesso ultimamente sulla testata per andare un po' a recuperare un po' quello perso e nello stesso tempo forse si è andata a guadagnare un po' di più rispetto alla vecchia lavorazione che c'era, quindi presumo che un po' di cavalli si sono anche recuperati rispetto alla vecchia testata. Speriamo in bene. Quindi andiamo un po' a vedere cosa è successo a livello di guadagni, un po' a livello di numeri e poi metteremo le due testate un po' a confronto per vedere dove è stato un po' il lavoro che ci ha portato un po' fuori strada, quindi nell'esecuzione, quindi andiamo a valutare questo discorso. E allora andiamo a vedere. Qui siamo con la prova di flussaggio sulla vecchia testata che c'era montata prima, quindi aveva delle belle prestazioni, quindi la macchina aveva i cavalli giusti e funzionava perfettamente. E quindi da questo diciamo controllo andiamo a confrontare l'altra testata che era montata. Quindi sull'altra testata questo è un po' l'andamento della curva che c'era, ma ripeto, al di là che qualche guadagno in questo punto c'era sulla seconda testata, ma tutti i cavalli persi erano proprio sulla lavorazione che è stata fatta male a livello di recupero di rapporto di compressione nella testata. Quindi ora andiamo a vedere un po' cosa era successo a livello di lavorazione, anche se poi sono state un po' modificate i passaggi delle sete valvole, quindi per arrivare ad avere degli incrementi maggiori, però un po' tutto si è vanificato proprio per il lavoro fatto sbagliato sulla testata. Andiamo un po' a vedere. Allora, sui dati della seconda testata è questa, andando a ripristinare un po' il danno sulla camera, andiamo a vedere che vedete un po' la curva di quanto andiamo a recuperare come benefici andando a ripristinare un po' la camera, proprio perché anche la camera stessa aveva due effetti che andava un po' a scombussolare, sia la combustione che anche il riempimento, e automaticamente aveva meno spinta anche sul turbo, quindi il turbo arrivando a un certo punto andava in saturazione, cioè non andava più a spingere e dare potenza al motore. Se andiamo a mettere soltanto a confronto le due curvature, un po' lo scarico è rimasto un po' quello che era, e quindi se andiamo a togliere, cioè mettere l'aspirazione, quella modificata adesso con la camera sistemata, la andiamo a confrontare con la vecchia testata che già andava bene, vedete un po' di quanto è cambiata la modifica di riempimento. Ora, in termini di prestazione va a cambiare, sperando che tutta la combustione funzioni bene, perché anche
su questa, senza modifica fatta sulla camera. Si è dovuto intervenire sull'elettronica, un po' sui tempi di iniezione, per andare un po' a compensare un po' tutti quei cavalli che erano in un primo momento persi. Poi ora presumo che con questa modifica che verrà fatta di andare oltre quelli che c'erano prima, almeno me lo auguro per chi ci ha lavorato un po' sopra sulla testata. Quindi andiamo a vedere come si sono comportate alla fine i due lavorazioni a confronto. Allora, sulla curva questa blu, quella iniziale, la prova di flussaggio fatta sulla vecchia testata montata. Sulla rossa che andiamo a vedere, vedete, questo è tutto un guadagno dovuto proprio sia alla lavorazione del condotto e quindi dei passaggi che sono stati leggermente modificati anche a livello passaggio sede, a parità di valvole, quindi le valvole sono rimaste uguali, con delle lavorazioni sul condotto. Ma per andare a ripristinare un po' questo guadagno, l'unica modifica che è stata fatta poi, perché in teoria questa potenza non c'era, sono state recuperate con la modifica della testata sulla camera, proprio perché si era lavorata male la camera della testata. Quindi in questo caso, se andiamo a vedere, si sono recuperati in media 13, quasi 14 CFM, quindi se andiamo a vedere dai valori iniziali di 100 CFM se sono passati a 121, quindi ci sono 20 guadagnati in alcuni punti e qualcosa nella via di mezzo. Quindi tutto un po' si è ripristinato come riempimento sulla testata. Ma andiamo a vedere ora sulle due testate a confronto, dove è stato quell'errore che ha un po' vanificato le potenze del motore che si dovevano avere. Allora andiamo a vedere cosa è successo sulla testata. Quindi al di là della lavorazione dei condotti, che poi diciamo va a cambiare poco a livello di comportamento del flusso, quello che andava un po' a scombussolare tutti i piani rispetto alle prestazioni della vecchia testata è stato un po' la camera qui, che è stata tolto questo gradino che inizialmente è qui. Quindi questa è la forma originale della testata, questa addirittura con poche lavorazioni, e la perdita con differenza di cavalli era quasi sui 100 cavalli, ma poi se ne è recuperata la metà proprio perché si è intervenuti a livello di elettronica, in tempi di iniezione, un po' perché giustamente con questa modifica di testata con camera rispetto all'altra andava un po' a cambiare tutta la combustione, e quindi anche si è andata a perdere un po' di area di switch, quindi questa non andava proprio. Ma andiamo a vedere perché si è messa da parte questa testata, proprio perché fra sede e sede, se andiamo a vedere, sono tutte lesionate. L'importante è che la lesione poi non c'entra sotto le sede valvole. In questo caso verificando proprio una camera, togliendo le due sedi, la lesione andava proprio leggermente sotto le sede valvole. Comunque qui si potrebbe tranquillamente lavorare e andare a risaldare e ricreare un po', recuperare la testata, ma l'importante è che non scenda sotto la lesione. In questo caso alcuni vanno a scambiare un po' la lesione con la fusione originale, quindi quasi che abbia lo stesso comportamento. Per chi non ha l'occhio un po' allenato con questo, non va a verificare bene attentamente questo tipo di comportamento. E allora, al di là poi di questa configurazione, perché questo gradino andava un po' a scombussolare tutto l'insieme sulla nuova testata, che poi al di là che abbiamo visto che poi lavorando in questa situazione e ricreando lo stesso geometria di camera è andata a recuperare oltre, quindi presumo che vediamo un po' la differenza che andiamo a vedere sui cavalli con il motore messo a banco. Ma ripeto,
Intanto questo gradino non fa altro che in fase di combustione indirizza il fronte di fiamma sul pistone, quindi sul centro del pistone, quindi non si va a disperdere, se lo andiamo a vedere qui dal disegno che un po' avevo fatto. E in questo caso questa paratia non fa altro che il fronte di fiamma partendo dalla candela, arrivando in questo punto, tende a scendere verso sotto, come in questo caso, diciamo, va a creare una parte di diffusore che si ripercuote sul centro del pistone dove c'è la camera di combustione. Se andiamo a togliere questa parte di spigolo della camera, non fa altro che il fonte di fiamma andare oltre e quindi si disperde da questa parte del cilindro senza andare a fare una spinta effettivamente sul pistone, anche se abbiamo tolto pure in questo caso un'area di switch e quindi si va a perdere anche questo in fase di compressione. Quindi se dobbiamo andare a ricreare o guadagnare un po' di volume sulla camera, lo andiamo a fare lavorando qui questa parte interna del pistone, quindi andando a togliere 2-3 decimi, un po' quello che si vuole per andare a recuperare un po' di volume volendo, ma dobbiamo sempre valutare poi lo spessore del pistone che ci rimane dentro, quindi che non sia sottile. E questo è un po' quello che è successo a livello di combustione, proprio perché non avevamo queste geometrie che qui si era un po' perso. Vedete, questo scivolo è andato a lavorare la parte del gradino, in questo caso lo andiamo a vedere meglio, sulla testata, e la combustione un po' si andava a disperdere e poi anche in fase di compressione non riusciva ad essere bene, quindi non dava spinta sul pistone. E un'altra cosa, poi ricreando un po' questo bordo della camera, effettivamente che cosa abbiamo visto? Che senza questo bordo tutto quel guadagno di lavorazione nei condotti non si andava un po' a vedere. Ricreando di nuovo questa parete in camera, e quindi questo non fa altro che andare a dare velocità del riempimento del passaggio sede valvola, si andava a riguadagnare tutto quello che si era perso. Quindi a volte già basta una piccola modifica in camera che un po' si va a perdere. Ulteriormente si potrebbe fare, forse abbassare qualche decimo un po' la sede dello scarico, che vediamo, lo vado a suggerire un po' per andare un po' a guadagnare qualcosa sull'uscita dello scarico, anche perché momentaneamente anche con queste due lavorazioni abbiamo lo stesso comportamento quindi sullo scarico. D'accordo, e tutto è avvenuto andando a fare i due confronti della testata a parità di valvole, quindi queste da qua sono state rimesse in questa testata proprio per non avere nessuna modifica a livello di comportamento proprio con le valvole fatte da una testata all'altra. E allora spero si sia capito un po' il concetto della modifica che è stata fatta, un po' che andava a perdere il tutto, quindi ci aggiorniamo un po' su altri video di altre testate.